Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video, di nuovo con me per un'altra video ricetta. C'è qua con me. Ciao ragazzi, ci sono anch'io. Ci siete mancati un sacco, ve lo giuro. Oggi facciamo un grande classico romagnolo, giusto? Vieni a casa mia in Romagna. Allora, in Romagna la piadina romagnola è storia. È storia. top, E oggi andremo a vedere insieme. Va bene? Bando alle ciance, Incominciamo. sigla. Ciao bell'uomo, pronti? Ciao, ci siamo. Allora, abbiamo bisogno di 1 chilo di farina. 1 chilo di farina, debole, giusto? Sì, in questo debole. caso noi usiamo la pizza e focaccia di Molino Pasini, che è il sacco blu. Andiamo ad usare una farina debole perché vi dico anche una cosa: nel lontanissimo medioevo i più poveri naturalmente andavano a prendere i cereali per non essere indotti a tassazione dallo Stato, quindi usavano cereali più poveri perché così poi Pagavano di meno praticamente. non avevano la tassazione sopra. Ma questo non lo sapevo, ecco. È tanto, Viste? è tanto. Ho imparato qualcosa anche oggi. C'è tanta storia. Dopo 1 chilo di farina andiamo con 450 grammi di acqua fredda, sale, molto semplice, Quanto ne mettiamo qua? 25 grammi A chilo di farina. a chilo di farina, esatto. Quindi un bel 2,5. Naturalmente, essendo il pane sostitutivo per i poveri in Romagna, naturalmente il sale non era concesso, l'olio non era concesso, Neanche. lo strutto Neanche. non era concesso. Avevamo solo acqua, farina, top. Ok, comunque la piadina romagnola oggi si è declinata. Si è evoluta e Esatto, come la tutte le cose. Sì, esatto. La possiamo trovare nei classici chioschi romagnoli. Per di più, oltre ad essersi evoluta, siamo stati anche noi fortunati a poterci permettere poi piano piano di andarla ad arricchire. Però in questo caso quindi noi oggi faremo una piadina senza strutto, giusto? Senza Solamente strutto. con l'olio extravergine d'oliva, Esatto, praticamente. solamente con l'olio extravergine d'oliva. Quindi è una piadina adatta comunque anche per chi è vegano, in Esatto. questo caso, quindi senza origini animali. a chiunque. Perfetto, mi piace. Andiamo con il nostro olio. Ok, la percentuale di grasso in una piadina più o meno, Michael, si aggira intorno a Andiamo quanto? 10%, 15? No, andiamo Ok, dal di più? 17, 18 anche fino ad arrivare al 25. Poi dopo, sai, Wow. le nonne ci volevano bene, quindi più roba c'era per i nipotini sì. e meglio era. Noi andiamo con un bel 17%. Quindi su 1 chilo di farina 170 grammi di olio extravergine d'oliva. Esatto. Sempre made in Puglia in questo caso. Ciao Saverio. Ciao Saverio, salutiamo ancora. Ricordiamo che oltre alle nostre parole, alle nostre descrizioni, sotto, giusto? Mi ricordo bene? Proprio qua sotto al proprio video. qua. Sì. Ok, sotto al video ci sarà tutta la ricetta Sì. completa. Impastiamo a mano, Sì, impastiamo quindi a mano. tutti i passaggi sono abbastanza semplici Sì, e molto alla sì. portata di tutti. Abbiamo messo tutto insieme senza tante storie, ragazzone? Sì, Quindi, senza- non è un grande lievitato, lo ricordiamo. Senza tanti barbatrucchi. Senza barbatrucchi, tutto insieme molto velocemente. Non potete capire come si è staccato tutto bene dalla vasca. Appena vediamo che è un po' formato, ci possiamo anche addirittura fermare, aspettare. Anche Oh, ma io ho non già fame. proprio Io ho già fame, non formato, proprio così. Possiamo anche fermarci, aspettare invece che i classici 10 minuti, aspettare mezz'ora barra 3/4 d'ora e vedete che si alliscerà da solo senza andarlo a lavorare tanto. Quindi è anche molto bello e semplice da andare a fare. Arrivati così, basta. Ok, possiamo metterlo a riposare. Più o meno per quanto? Uno straccio sopra per 20 minuti? Mezz'ora?
10 minuti se è ben formato, anche un'oretta tranquillamente. Perfetto. E non succede niente. Allora facciamo così, andiamo a pranzo, andiamo a mangiare, torniamo e facciamo tutto quello che dobbiamo Sì, fare. dai, che sappiamo fame, Questo giusto? abbiamo già fame. A dopo. Bentornati ragazzi. Allora, noi abbiamo il nostro bellissimo impasto. Allunghiamo, andiamo a spezzare. Più o meno da quanti grammi una piada? Andiamo a fare la piadina 140 grammi. 140 grammi. Adesso 140 grammi. cosa andiamo a fare? Mi farò vedere piano, grazie. E andiamo a pirlare, tra virgolette, sul nostro palmo della mano. Perfetto. E basta. Basta 2-3 giri. Ok, mettiamo in una teglia con carta da forno con una spolverata di semola sotto, giusto? Sì, va bene anche farina bianca. Ok. Poi dopo lo dobbiamo lasciare riposare qui. Tempo 5 minuti, che si rilassi anche 10 minuti, che si rilassi un attimo il glutine, quindi neanche tantissimo ragazzi. E poi si può andare a fare qualsiasi cosa. dalla Perfetto. piadina al crescione. Wow. Ok, qual è la differenza tra piadina e crescione? Allora, la differenza tra piadina e crescione è semplicissima, che il crescione andiamo a stendere come una piadina, quindi forma Tonda, tra virgolette. Esatto. Ok. tonda, poi però andiamo a mettere nella forma tonda una farcitura all'interno. Ah, ok. Andiamo a mettere dentro una farcitura all'interno. Tipo una sorta di calzone? Esatto, Tipo, ok. una sorta di calzone. Una volta che abbiamo qualcosa all'interno del nostro crescione, la andiamo a mettere sopra la pasta l'uno con Sì, l'altro. ok. Andiamo a bucare la pasta, a tagliare la pasta in eccesso tenendo il compenso dentro e andiamo sulla piastra o su una padella. Va Su una benissimo. padella, va Sì, bene lo stesso. va dai. benissimo su una padella. Va bene, allora noi lasciamo riposare qua e ci vediamo dopo con le cotture. Ciao ciao. Abbiamo la nostra pallina da 140 grammi mattarello, andiamo a stenderla facendo pressione sui lati, prima a destra poi a sinistra. Potete notare anche voi che la piadina magicamente ruota. Sei un maestro, sei maestro. Ruota. C'ho sto romagnolo mica per Ma niente, come fai? C'ho sto romagnolo mica per niente. Ah, niente ragazzi, basta tranquillamente. Bim bum bam, te lo so. Destra, sinistra, fare pressione da una parte e potete La giri vedere- da sola, Sì, senza sì, toccarla. senza toccarla, destra, sinistra, e noi ci abbiamo la nostra piadina incredibilmente tonda. Voilà. Porca miseria. Poi qui viene un po' fuori il pizzaiolo che è in noi, no? Sì, poi qua è Sì. un po' un misto Ecco, pizzaiolo, misto, misto, va bene, va bene. Eccoci, voilà, Tanta roba. questa è la nostra piadina. Ottimo. Adesso andiamo in padella, giusto? Andiamo in padella adesso, siete pronti? Ok. Andiamo insieme? Andiamo. Andiamo. Padella rigorosamente antiaderente, Sì, possibilmente, giusto? antiaderente, possibilmente, naturalmente. In Romagna abbiamo la piastra in ghisa fatta Che è il apposta. top assoluto, giusto? Top assoluto da mettere sopra, anche perché è spessa, ci vuole un pochettino di più per riscaldare la piana. Certo. Ma poi una volta riscaldata poi ti tiene il calore davvero molto Tanto, molto certo. bene, e quindi vai. Come per il pane, Sì. come la pentola in ghisa del pane. Esatto, quindi tiene. Questa è la nostra piadina che abbiamo steso prima. Voilà, ad adagiare il nostro impasto sulla nostra padella. Eccoci. Voilà. Non serve coperchio, non serve niente. Non giusto? serve coperchio, non serve niente, perché appunto abbiamo solo una piana. Una volta addirittura ho visto una foto degli anni 90, quando ancora c'era addirittura la guerra. Nei bidoni Sì? del petrolio sopra ci mettevano proprio nelle lamiere di ghisa, così, Ah. con una nonnina di fianco col fazzoletto, la classica nonnina col fazzoletto, e di fianco un banchettino di Grande legno, nonna. una classica madia di legno di fianco dove cuoceva le piedine subito lì. Wow. Appena fa un pochettino di bolla andiamo a voilà, Ah. girarla. Appena fa un pochettino di bolla la andiamo a girare. Allora, io preferisco personalmente
una piadina senza lievito, perché o senza bicarbonato, perché non me la va a colorare di giallo, non mi cresce tanto, quindi la pasta poi, nel caso non avessimo bicarbonato, lievito eccetera eccetera, la possiamo tranquillamente mettere nel nostro frigo 5, 6, 7 giorni. Ok. Una volta ripresa dal frigo, tirarla fuori, un'oretta, la andiamo a stendere e ci abbiamo di nuovo un pane povero Tanta roba. chiamato piadina. Senti un po', non toccare. Usiamo una forchetta per andare a fare dei piccoli fori. Possiamo anche passare di là. Allora mi dirai, senti un po', ma cosa ci fai con questi forellini del cavolo qui? Sono importantissimi perché noi andiamo a bucare la pasta, il calore riesce ad entrare anche all'interno dove magari noi rimane un po' più umida, perché ricordiamo non c'è la parte sopra che mantiene il colore. Certo. E quindi la teniamo così, andiamo solo a bucherellare con una forchetta tranquillamente così, così prenderà colore tutto all'interno e avremmo la nostra super piadina. Io ho già fame. Eh? Ho già fame io. Anch'io ho fame. Oh, piadina. Per me è questa, giusto? Questa è per te. Grazie. Facciamo crudo scoccorone e rucola. Sì. Sei anche adesso assaggiato un sangiovese. Basta. Perfetta. Cazzo, ma è morbidissima comunque. Sì. Wow. A casa di solito in Romagna naturalmente si ha ripiano in vimini con delle curvature in acciaino che fanno dei cerchi, così che noi possiamo attaccare una piadina tante piadine dietro l'altra, esatto, tante piadine, e farle asciugare praticamente. e farle asciugare senza così che prendono umidità. Certo, sotto, che figata. sopra abbiamo un'ottima piadina. Voilà. Oh, io la voglio questa, Michael. Facciamo una cosa, la facciamo un po' più buona. Sì, Voilà. infatti. Avete visto i bucarellini come sono importanti, che la pasta non rimane per niente cruda. Uno spettacolo. Oh, Wow. non lo dite con gli altri. E a me? Scusami, ma cosa fai te? Non toccare! Aia. Dai lì! La mia piadina. Vieni, dai. Piadina nazionale. Piadina romagnola. Madonna, che spettacolo, raga. Pascoli, mica è scritto per niente. Pane dei romagnoli. Sì, dammela ancora. Però. Pane nazionale. Madonna. Con l'olio del nostro amico Saverio. Poi vabbè, ma questa è top. Buono. Adesso ci fai vedere un'altra versione un po' più 70 grammi, quindi la metà e basta. Esatto. La tecnica La tecnica è sempre anzi, guardate, piedina piccola, mattarello piccolo. Facciamo un piccolo. Sì, ma questa la dai a me, però non è che te la mangi tu come quella di prima. Vabbè, allora mi do una mossa. Eccoci qua. Quello che non vi ho fatto vedere prima nella piedina magari è questa cosa qui. Basta ruotare. Se non riuscite a dare pressione nella destra e nella sinistra, Fare un po'. esatto, Ok. quindi dare strigliata e rigirare. Chiamato anche cassone a Rimini, però io visto che sono di Cesena. Wow, ma questa cos'è? Patata lessa? Questa è patata lessa, che la patata sta bene sempre dappertutto. Beh, patata nazionale. Sì, la patata nazionale. E ci abbiamo della mozzarella, quindi chiudere sempre bene, assolutamente sì. Naturalmente prima di chiudere bene tenersi un pochettino di aria, per poi quando andiamo a schiacciare bene non abbiamo aria all'interno del nostro crescioncino, perché andando a schiacciare poi uscirà dal di qua. Quando abbiamo fatto uscire tutta l'aria, perché sennò si andrà. Quindi è molto importante far uscire l'aria. Far uscire l'aria all'interno e avere solo pasta e il ripieno. esatto, e il Basta. ripieno insieme e basta. Con una rotellina adesso vai a ritagliarlo bene, a fare una bella mezzaluna. Guarda che Esatto. spettacolo. Wow, molto sexy comunque. Adesso lo facciamo un po' più sexy, come lo facciamo noi in Romagna. Wow. Ecco qua. Allora, nel caso ci fossero degli ingredienti che contengono molta acqua, mi raccomando, sempre colare bene o le erbette Il ripieno, o comunque. pomodoro, Farlo asciugare. o qualsiasi cosa, così avremo l'asciugatura. I buchini sempre per il nostro ripieno e piano piano si cuoce piano. Voilà. Bettina. Io ho fame, Michael. Fame. Ce l'abbiamo sia di qua che di qua. Avete visto che comunque questa era la parte dove siamo andati a chiudere e si è cotta bene, e di qua
anche, basta aspettare 2 secondi, l'importante è non dimenticarsi Anche la parte. la parte sotto, la parte inferiore, che basta appoggiarla tranquillamente sulla nostra padella e lei intanto cuocerà. Un po' come una fiorentina, anche sull'osso. Esatto, anche sull'osso come la fiorentina. Ok. Esatto. Questa roba. La vogliamo aprire insieme? Un bel goccio di Sangiovese. Un goccino di Sangiovese. Tanta roba. Un altro bel goccino di Sangiovese. Sì, ci vale. E il nostro crescione. Il nostro crescione. Ah, madonna, se scopre. Stato sulla piazza fino adesso. Madonna santa. Bello. Ma la madonna, Michael. E dicono così in Romagna, mola madonna. Oh, io direi alla tua salute. Un goccino di Sangiovese a testa. Un goccino anche per me di Sangiovese. Madonna. Buono, buono. Oh. Al telefono comunque, Sì. La mozzarella al telefono, hai visto come fila. Un po' di farina, un po' di acqua, una patata lessa. Dovrei fare il rabocco di Sangiovese però io. Basta chiedere, siamo in Romagna. Grazie. Grande cazzo. Adesso si ragiona. Salute. Andiamo. Abbiamo ancora del filo qua. Michael, io volevo ringraziarti della tua disponibilità, di aver portato il tuo sapere qua sul mio canale YouTube. Come sempre ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciate un bel like, un bel commento e sempre qua sotto al video vi lascio i link alle pagine social di Michael e andatelo a seguire, mi raccomando, perché è molto in gamba ed è molto molto bravo. E una piccola cosina. Io volevo ringraziare il mio amico che mi ha dato questa opportunità di venire qua, divertirci per un'altra volta ancora insieme. Niente, il nostro Grazie. sapere è sempre condiviso. Ti voglio bene amico mio. Ciao ragazzi. Ciao, Mi raccomando. al prossimo video. Cos'è che dici che non ce la faccio a berlo? No, bevo io, te mando. Io bevo. Io i chili li metto sempre su io però. Io ci provo a mettere sui chili ragazzi, ma qua non ce la faccio mica. Non so dove vadano. Tra colomba e tutto il resto, chi è manetta. Però è per una buona ragione. Esatto.